Hai visto? È uscita la nuova Olympus OM1 Mark II, porta un sacco di novità, sensore stabilizzato, filtri digradanti in camera, focus tecnico anche a mano libera. Questa è la fotocamera che fa per me. Era davvero il caso di aggiornarla. Non ha compiuto neanche 2 anni. A me sembra solo un'operazione di marketing. Il sito e leggiti bene le specifiche, perché vedrai che insomma sono comunque un bel passo avanti rispetto al modello precedente. 2.300 euro quanti sono per una fotocamera con un sensore così ridotto? Non li spenderei mai, perché comunque con gli stessi soldi ti compri Nikon ZF, leviamoci il cappello, Canon EOS R6 Mark II, anche qui tanto di cappello, Sony A7R3, sì, allora questo è vero che sono uscite più recenti, però non hanno le caratteristiche della Olympus. Cioè, ad esempio, i filtri digradanti in camera, sì, che sono selezionabili, orientabili, eccetera, per me è un grande sì, però è vero che un filtro digradante di qualità, di quello analogico, chiamiamolo così, la qualità sì, ma costano un botto di soldi. E poi tieni presente anche che devi fermarti a montarli, smontarli, pulirli, aspetta che non è giusto lo angolo qua e là, setta l'esposizione della camera, e ci va anche tempo, questo è innegabile. Però se diciamo il tuo problema fosse solo quello, vabbè, i filtri, ricorri a quelli della post-produzione, da Photoshop, Lightroom, oppure tutti i tool che ci sono. A me è proprio quella che rompe le scatole, perché insomma tempo ne ho sempre gran poco. Mi piace fotografare piuttosto che stare davanti al computer, e poi non ho voglia di studiarmi il Photoshop o tutte le altre bibbie e usare tutorial, i vari tool. Con l'Olympus mi bastano 3-4 mosse, imposto il mio fotogramma con i filtri, con quello che mi interessa, la scena, bianco e nero, vivida, naturale, eccetera, e quindi vivo felice, compresi gli scatti in alta definizione a mano libera. Sì, però secondo me non è la stessa cosa, perché cavalletto oppure monopiede, paraluce e le attrezzature che servono per tirare fuori un bello scatto fotografico sono imprescindibili dal fotografo. La fotografia, cioè questa qua, una buona fotografia nasce solo così. Sì, però costituiscono pesi e ingombri, oltre comunque alla spesa dell'acquisto. È roba che ti devi portare dietro nello zaino, che ti fa fare meno strada, perché un escursionista come me piace camminare piuttosto che mettermi lì, eccetera. Quindi con quasi 9 stop di stabilizzazione il cavalletto me lo posso anche dimenticare a casa. Sì, però secondo me la fotografia è un'altra cosa, è meditare lo scatto, porsi davanti alla scena, preimpostarla mentalmente, avere magari un progetto alle spalle, anche valutare meglio così, meglio così. Piace proprio quello. Preferisco camminare 10 minuti in più piuttosto che restare fermo 10 minuti sul posto, perché aspetta la scena e guardo, quindi tanto meno quelli che fotografano con medio formato o banchi ottici. E poi, scusami, le foto della Olympus sono brutte? No, non sono affatto brutte, anzi, questo bisogna riconoscerlo, sono delle foto veramente belle, bei colori, brillanti, c'è anche una certa gamma che avvicina talvolta anche sensori full frame di quelli buoni, non dimentichiamolo, no, assolutamente. E per di più è un sistema piccolo, raccolto, compatto, guarda qui gli obiettivi, invece che portarmene uno caricandomi lo zaino con la testa del cavalletto, una cosa e l'altra, magari me ne porto 2, forse anche 3, oppure me ne porto uno, ma pesa meno. C'è più energia che io riservo per arrivare in vetta, per risparmiare le energie e girare di più nel territorio. Ok, d'accordo, quello che dici è vero. Sì, allora se è questo quello che vuoi, se è questo quello che cerchi dalla tua fotocamera, allora è vero, l'Olympus è la scelta giusta. Questi due giovanotti hanno ragione, esprimono 2 punti di vista condivisibili, proprio perché il mondo fotografico è vario ed eterogeneo più che mai, basato sulle preferenze ed esigenze personali.
Sì, è vero che la Olympus OM1 precedente non era da pensionare e che forse questo nuovo modello non arricchisce il precedente come Olympus ci vuole far credere con i suoi proclami nel sito, eccetera, ma di sicuro costituisce un'alternativa verso le richieste sempre più specifiche del variegato pubblico fotografico. Facilità di trasporto, peso ingombri ridotti, velocità operativa, la raffica che è potenziata, un numero di pixel che definirei ottimale, divertimento e poco sbattimento. Questa è la mission di Olympus. Ma tra l'altro non doveva essere data per morta, defunta e spacciata, no, invece è più viva e vegeta che mai. Dovete sapere che prima di affrontare una recensione non leggo mai i dati del produttore, perché molto spesso sono dei veri e propri proclami, insomma c'è tanta reclame, tanto marketing. E io invece voglio avere la testa sgombra e non essere minimamente influenzato dai dati. La provo, la esamino, la studio e raccolgo le mie impressioni, che poi successivamente metterò a confronto con quello che ci racconta il produttore. Per esempio l'autofocus più veloce? Sì, forse in condizioni di piena visibilità sì, però c'è, insomma, è tutto un po' da dimostrare. Potrebbe essere anche che avendolo provato con l'ottimo 150-600, quest'ultimo obiettivo ci abbia messo del suo. La vita a bordo è molto comoda e pratica perché si impugna bene, forse ogni tanto potrebbe scappare il mignolo per chi ha la mano un po' più grande, ma non certo per me. I comandi sono quelli che ormai conosciamo un po' tutti. La ghiera generosa principale che troviamo per comandare le varie funzioni, comprese quelle customizzabili, il pulsante dell'avvio della registrazione, praticissimo, così come quello della sovra o sottoesposizione che troviamo sul top unitamente al comando di scatto. E poi devo dire che non mi è dispiaciuto il collocamento del tasto ISO, eccolo qua, sulla spalletta, e qui lo riconosciamo subito vicino alla ghiera. Bene, mica male, il joystick, un joystick che funziona assolutamente bene, a dovere, insieme agli altri comandi che ormai insomma abbiamo imparato a conoscere, perché la camera è quella che vi ho già raccontato quando vi ho parlato della prima serie. Il display orientabile, anche questo a 360 gradi, come piace a me, assolutamente sì. Il vano batterie e poi tutti gli attacchi che sono quelli che troviamo anche nel modello precedente, così come è identico il sensore. Dall'altra parte questa comoda selletta rovesciata, anzi conchetta dovrei dire, dove abbiamo i comandi per l'autofocus oppure quelli per la modalità di scatto. Sono semplici da attivare, perché comunque è ingegnosa questa soluzione di averli a portata di dito, non di mano in questo caso. Quindi bene, nulla di nuovo sotto il sole. Mi sarebbe piaciuta, ma solo perché onestamente conosciamo altre camere, un pochettino più di ergonomia nel touch. È come se la camera ogni tanto si perdesse, si impuntasse. Valido il display, buono tutto il resto. Il menu è quello classico della Olympus, un quick da poter scegliere velocemente con i comandi quello che voglio andare ad impostare, e poi il menu classico con tutte le sue voci e sottovoci. Olympus, ma è possibile che mi fai pagare 2.300 erotti euro questa camera e non mi dai il caricabatterie? Per cortesia, dammi il caricabatteria, fammela pagare 10 euro in più, ma non costringermi a tenere la fotocamera bloccata, ferma lì, in sosta. Ma me ne devo comprare un'altra? Pretendi che mi compri due Olympus perché una è ferma là a caricare la batteria e con l'altra fotografo? O mettimi due batterie. Io sono più furbetto, me la carico di notte e ne ho due pronte. Non si può così. Anzi, se mi dai il caricabatteria è più facile che io mi compri una bella batteria originale Olympus e così tu vendi qualcosa. La batteria comunque dura, sì, come quell'altra, non dura di più. I 400-500 scatti sono alla portata, un po' diciamo tirati, e poi lo sapete ormai dipende da quanto si controlla e da quanto si usano i filtri in camera, perché i filtri e le funzioni di stacking ciuccia, il processore ciuccia e quindi la batteria va giù velocemente. Una seconda batteria la consiglio caldamente.
pulsante di scatto velocissimo, reattivo, non c'è vibrazione, mi piace moltissimo, è secco, deciso e preciso, buono proprio per la mano libera. Le ottiche di terze parti, che sapete che si possono montare su questi sistemi, sì, ok, ma con un po' di intelligenza, perché ahimè si vanno a perdere moltissimi automatismi, moltissime caratteristiche che la Olympus mette a disposizione nei suoi corpi camera. E allora, grazie a RCE Foto Livorno, a Luca e Gabriele che mi hanno messo sotto le grinfie questa nuova, appena sfornata, fotocamera OM1 Mark II, insieme ad altra attrezzatura che troverete usata, ma usata come nuova e con la garanzia nel loro favoloso negozio. Proseguono le immagini di che cosa? Per esempio degli 240 frame al secondo che produce degli slow motion di tutto rilievo. Olympus ti dice i filtri, fermarti, monta, smonta, aspetta è sporco, gli diamo la pulitina, ma sono lontani ricordi, te li metto qua. Sì, ok, forse non sono buoni come quelli da 600-700 euro cada uno che ti compri, soprattutto poi quando hai degli obiettivi con un diametro importante. No, sono già qua. E poi cosa ti dice Olympus? Concentrati sulla scena, sulla tua avventura, vivi la tua esperienza e fai la foto. Lascia perdere, dimentica la post-produzione. È chiaro che è impossibile, però il messaggio è un po' questo, e cioè va ad intercettare quei fotografi che non vogliono sbattersi troppo con il computer, con i RAW, con i DNG, con la post-produzione, aspetta il bilanciamento del bianco, colori un po' più saturi, un po' meno saturi, e questa come sarebbe in bianco e nero? E che scatole, diciamoci la verità, è tutto qui dentro, perché comunque non dimentichiamoci che gli 8,5, mi sembra, stop di stabilizzazione che promette, forse non ci saranno tutti, ma ce ne sono così tanti che a mano libera si fanno delle cose incredibili. Per il resto è un già visto, ma è un bel già visto. Questo è il focus stacking in camera, è impressionante, anche a mano libera. Qui invece possiamo vedere uno scatto a 25.600 ISO. La camera lavora già bene di suo, perché vedete che il dettaglio, sì, certamente c'è un po' di artificiosità, ma è spendibilissimo. Questa è la stabilizzazione un decimo di secondo con un teleobiettivo che, come avete potuto vedere, è un 600 mm, quindi pesante e ingombrante. Eppure l'immagine è nitida, è quella del computer. Certamente gli scatti ad alta risoluzione, questo è l'originale, questo è il dettaglio di quello che si può ricavare al 100% dei pixel. I filtri in camera, già i filtri digradanti sono tra i più difficili da utilizzare nella fotografia perché creano comunque una situazione un po' artificiosa. E qui ci sono, ok, per chi va un po' veloce, possono andare benissimo. In conclusione, per chi è questa fotocamera? Direi questa bella fotocamera. Per chi ha voglia di fotografare con una buona qualità ma senza perdersi troppo in post-produzione oppure spendersi troppo con ma il file così, forse quella, il pixel così, lasciamo perdere. Colori buoni, tenuta ISO altrettanto valida, stabilizzazione e funzioni in camera di assoluto rilievo, ma chi me lo fa fare? Allora, grazie amici per aver seguito anche questo video, vi aspetto al video del 1240 Pro, quello nuovo, la seconda versione, ma poi sarà cambiato davvero qualche cosa? Sapete che mi è rimasto il dubbio? Vabbè, ne parleremo. Quello che invece è nuovo, il 150-600, lo Zuiko che è stato rilasciato recentissimamente da Olympus. Beh, non può rivaleggiare col 150-400, quello ha un'altra nobiltà, ma questo è straordinario, non rimarrete a bocca asciutta. Guardate la recensione, la sto completando proprio in questi giorni. Grazie a tutti amici e alla prossima!